Benvenuti e bentornati sul canale. Oggi andiamo a realizzare un nuovissimo tutorial. Sarà semplicissimo e velocissimo da realizzare. Andremo a realizzare un portachiavi a forma di fiore. Per la precisione andremo a realizzare questo. Ve l'avvicino così lo vedete meglio. Eccolo qua. È davvero semplice e veloce da fare. Davvero, in un pomeriggio è pronto. Ma adesso basta chiacchiere, ti lascio la lista dei materiali e poi direttamente al tutorial. Ci vediamo alla fine con il secondo portachiavi realizzato. Iniziamo dalla realizzazione dei petali. Per i petali io vado ad utilizzare il cotone colorato, nel mio caso l'azzurro, e vado a realizzare un anello magico di 6 maglie basse. Una, 2, 3, 4, 5 e 6. Chiudo l'anello magico e vado a fare 6 aumenti consecutivi. In questo caso io non vado a utilizzare marcapunti ma conto. Entro nella prima maglia e vado a fare un aumento. Nella successiva vado a fare il secondo, terzo, il quarto, il quinto e il sesto. Arrivati a questo punto, a fine del nostro giro dobbiamo avere un totale di 12 maglie basse. Adesso nella maglia successiva facciamo una maglia bassa, prendiamo il nostro marcapunti, lo inseriamo nella maglia appena fatta e così abbiamo il nostro inizio giro marcato. Nella maglia successiva andiamo a fare un aumento. Dobbiamo andare a ripetere una maglia bassa e un aumento per altre 5 volte, quindi fino a fine del nostro giro. Una maglia bassa e nella successiva un aumento. Una maglia bassa e nella successiva un aumento. Una volta concluso questo giro, a fine giro dovremo avere un totale di 18 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a fare 5 giri di 18 maglie basse. Quindi tolgo il marcapunti, nella maglia successiva faccio una maglia bassa e prendo il marcapunti e rimarco la maglia, così per ogni singolo giro. Una volta finiti i 5 giri di maglie basse, dobbiamo andare a fare un giro di diminuzione. Quindi andiamo a fare la prima maglia bassa e andiamo subito a marcarla. Nella maglia successiva andiamo a fare una diminuzione. Di nuovo una maglia bassa e nella successiva una diminuzione. Proseguiamo in questo modo per tutto il giro.
Finito il giro avremo un totale di 12 maglie basse. Adesso prendiamo la nostra imbottitura e andiamo a imbottire il nostro petalo. Una volta imbottito, devo andare a fare 6 diminuzioni consecutive. In questo caso io non uso più i marcapunti perché vado direttamente a contare. Quindi faccio 6 diminuzioni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso finisco un attimino di imbottire. Se ce n'è bisogno, io aggiungo ancora un altro pochettino di imbottitura e poi proseguo facendo l'ultimo giro. In questo giro rimangono 6 maglie basse. Ok, una volta quindi finito di imbottire bene, vado a fare un giro di 6 maglie basse. Naturalmente vado a contare e il marcapunti non lo uso. Voi potete usarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faccio una catenella e taglio il filo. Sfilo l'uncinetto o il filo e qui si forma un nodino. Adesso prendo l'ago da lana e vado a inserire il filo all'interno del lago. E vado a chiudere il forellino che è rimasto qui in superficie. Vado a entrare qui in ogni singola maglia, in questo modo. In una e poi anche negli altre. Una volta che sono entrate in tutte le maglie, tiro. E il nostro forellino si è chiuso. Entro qui in una maglia, faccio il nodino al filo, vado a disperderlo all'interno della lavorazione e poi quello che avanza lo vado a tagliare. Il nostro primo petalo è concluso. A noi ce ne servono altri 5, quindi un totale di 6 petali. Una volta che noi abbiamo questi 6 petali, vado a tagliare un filo abbastanza lungo, sempre dello stesso colore, e vado a inserirlo nell'ago da lana. Una volta che quindi abbiamo il filo nell'ago, prendiamo ogni singolo petalo e andiamo con l'ago a entrare qui, in questo punto, proprio nell'ultimo giro. E lo facciamo passare nell'ago e nel filo e lo lasciamo qui, in questo modo.
vado a fare questo lavoro con tutti e 6 i petali. Una volta fatto con tutti e 6 i petali, posso togliere l'ago. Vado a prendere le 2 estremità e vado a fargli dei nodini in questo modo e poi stringo. State attenti a lasciare sempre qui poi i petali ben posizionati. Gli faccio diversi nodi in modo da bloccare bene il filo. Una volta fatto, possiamo andare a tagliare il nostro filo in eccesso. Il nostro fiorellino per il momento rimane così. Lo mettiamo un attimino da parte e andiamo a prendere il colore giallo perché dobbiamo andare a fare la parte centrale. Quindi prendiamo il nostro giallo e andiamo a fare un anello magico di 6 maglie basse. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Fatte le 6 maglie basse, chiudo il mio anello magico e vado a fare 6 aumenti consecutivi. Uno, 2, 3, 4, 5 e 6. Fatti i 6 aumenti consecutivi, dobbiamo avere un totale di 12 maglie basse. Adesso prendiamo anche il nostro marcapunti. Prima facciamo la maglia bassa, prendo il marcapunti e la marco. Nella maglia successiva facciamo un aumento. Proseguiamo facendo una maglia bassa in aumento per tutto il giro, quindi per altre 5 volte. Una volta finito il giro avremo un totale di 18 maglie basse. Togliamo il marcapunti, andiamo a fare una maglia bassissima, una catenella e andiamo a tagliare il filo. Adesso il filo qua dietro possiamo andare direttamente ad accorciarlo. Mentre l'altro lo andiamo a nascondere con l'ago da lana. Quindi giriamo dietro e andiamo a nascondere il filo proprio nel lavoro, in modo da bloccarlo bene. Una volta fatto, possiamo andare a eliminare la codina. Di questo ce ne serve un altro identico. Io l'ho già preparato. Adesso vado a elimino nuovamente le codine perché non l'avevo ancora fatto e anche questo è pronto.
Una volta che anche il nostro centro è concluso, dobbiamo andare a incollarlo qui nel nostro fiorellino. Abbiamo preso la nostra colla e andiamo a metterla qui al centro. Prendiamo uno dei nostri centri e lo andiamo a posizionare in questo modo. Teniamo un attimino schiacciato in modo da fare aderire bene la colla e che faccia un attimino presa. Io ho usato della semplice colla attaccatutto, voi potete utilizzare anche la colla a caldo. Una volta attaccato il primo pezzo, giro e lavoro e faccio lo stesso procedimento con il secondo. Tengo premuto in modo da incollarlo bene. Il nostro fiorellino è quasi pronto, se volete potete anche tranquillamente lasciarlo così. Adesso dobbiamo andare a inserire il nostro portachiavi. Quindi che faccio? Io riprendo un pezzo di filo che abbiamo tagliato prima, sempre celeste, e vado a inserirlo nel lago. Ecco qua, una volta inserito prendo un petalo, lo faccio passare qui al centro e poi qui nell'anellina del portachiave e vado a fare diversi giri in modo da bloccare. Qui naturalmente lascio una codina in modo da bloccare bene l'anellino. Una volta bloccato, ritorno da questa in questo modo, ok. Lascio ancora l'ago nel filo e vado a creare e formare dei nodini in modo da bloccare bene i fili e che il nostro portachiavi così non si smonti. Una volta fatti i nodini vado a disperdere i fili all'interno della lavorazione. Uno, e posso andare anche a tagliarlo subito. Adesso recupero l'ago e vado a disperdere l'altro filo in questo modo. E anche il nostro secondo fiorellino è concluso. Come potete vedere, da lavoro a lavoro c'è sempre una minima differenza. Ecco qua il nostro fiorellino concluso. Questo è quello che abbiamo realizzato assieme e invece questo rosa è quello che avevo già realizzato da prima. Eccoli qua. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando, commentate per farmi sapere cosa ne pensate. Noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!